Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2024. Andiamo a vedere cosa ti presenta la tua anima sotto forma di realtà fenomenica, di realtà 3D, per adempiere al tuo sommo scopo di evoluzione costante e di espansione della tua coscienza. Il cielo di questo mese di novembre 2024 è un assetto planetario bellissimo, dove ho messo soprattutto l'attenzione su questo Marte che passa in Leone. Marte che passa in Leone è il coraggio, la determinazione di dire io valgo, io non mi faccio più mettere i piedi in testa dalle situazioni, dalle persone, ma soprattutto dalla tua mente razionale. Quindi passare il timone all'anima piuttosto che alla mente razionale. Poi abbiamo il 1° novembre con questa luna in Scorpione, che è proprio il seminare nuovi intenti che abbiano a che fare con la vera natura, con l'essenza delle cose, tant'è che tali nuovi intenti verranno palesati in questa luna piena in Toro del 15 novembre sotto forma di concretezza di questa nuova essenza. Abbiamo Mercurio in Sagittario che determina una mentalità aperta, un'attitudine a creare soluzioni diverse da come potrebbe farlo la mente oggettiva razionale, quindi una mente creativa, dare spago a questa mente creativa. La Venere in Sagittario fino all'11 e poi passa in Capricorno, invece determina nelle relazioni la necessità di definire i rapporti. E siamo pronti, la Venere in Capricorno ti dice siamo pronti a determinati rapporti più dove è necessario un darsi di più, siamo pronti, stiamo in una relazione magari che ci soffoca e allora chiedersi voglio investire ancora in questo oppure no. Oppure rispetto sempre alla Venere in Capricorno ci chiede di fare una sorta di analisi per definire i rapporti, cioè vengono passati in rassegna tutti i rapporti che sono indefiniti, ok? Perché la Venere in Capricorno è molto ambiziosa, investe su quei rapporti che hanno delle solide fondamenta, un'autenticità su cui vale la pena investire, ok? Allora, detto questo, con questo paradigma andiamo a vedere l'archetipo attorno al quale si farà la tua evoluzione in questo mese, cioè quello a cui ruota tutto, ok? Quindi ragazze mie, ragazzi, vi consiglio di salvarvi questo video, riguardarlo più volte al mese, in modo tale da avere un quadro evolutivo per te, come proprio programma di studio e evoluzione, di consapevolezza. Poi invito le ragazze nuove a studiare i contenuti della playlist L'Arte Sciamanica, ragazze mie, perché sono fondamentali per adempiere a quello che viene detto dalle carte. I tarocchi ci servono a vedere qual è il karma e il dharma e adoperarci al meglio per supportare la nostra evoluzione con gli eventi già prestabiliti a livello emozionale e il possibile scenario dharmico, ok? Cosa ne deriva? Ok. Vediamo un po' qual è il postulato fondamentale per te in questo mese attorno a cui gravita la tua evoluzione. Bilancia. Il ribelle. Questa carta è uscita anche all'Acquario. Sì, per adesso sto facendo i segni, sono arrivata alla bilancia, ho fatto anche l'Acquario, non ho fatto anche gli altri segni. Fino a quelli che ho letto, che ho fatto, sono quelli, soltanto l'Acquario è uscito come ribelle. Allora, il ribelle a tutti quelle cose che non ti stanno più bene. Quelle cose che non ti stanno proprio più bene secondo i tuoi valori proprio. Quindi c'è una ribellione fondamentalmente la ribellione esterna non è mai costruttiva e produttiva perché è una proiezione dell'anima, no? Se ci siamo incarnati in un momento storico con un determinato governo, con una determinata cultura, è perché la tua anima l'ha richiesto. Quindi la ribellione è qualcosa che arriva da dentro, ribellarti ai tuoi stessi limiti, ai limiti della mente razionale. La mente mente e tu capirai in questo frangente di novembre 2024 che la mente ti mente e che vuole renderti al suo gioco, soggiogato, avere il potere su di te, il controllo su di te per renderti vittima. Ti sei stancata di tutto questo, lo riconosci e ti ribelli. Grazie anche, ricordiamo,
a Marte che entra nel Leone il 5, tu avrai il coraggio, le azioni, ti riaccenderanno la voglia di agire, dare voce al tuo talento e smetterai di farti mettere i piedi in testa dalla mente razionale, così anche da alcune circostanze e da alcune persone. Infatti qua dice ottenere cambiamenti sociali, rifiuti tutti i sistemi spirituali che non coprono le tue necessità interiori. I sistemi spirituali che non coprono le tue necessità interiori sono quelli che non ti rendono libera di essere chi sei veramente. E prima di tutto la religione cristiana, cattolica, tutte le religioni abramitiche sono quelle che hanno separato l'uomo da Dio, hanno messo un Dio lontano dall'uomo. E quando tu separi il Dio dall'uomo, l'uomo perde la fede e quindi va al servizio del sistema. Tu ti riconnetterai proprio alla tua natura selvaggia e farai azioni, grazie a questo Marte in Leone, di rottura di schemi laddove ti sei sentita soggiogata o soggiogato. Tipo, questo è male, questo è bene. Secondo quale morale? Secondo una morale sociale che viene dalla religione. Quindi c'è una ribellione in atto qua per te, molto ben aspettata. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli rispetto a questa ribellione. Quindi tutto graviterà attorno a questa ribellione. Tipo, qua c'è una ragazza che dorme sull'albero, cioè si è creato un divano sull'albero, un divano letto sull'albero, no? La società mi dice che è bene dormire in una casa. Perché? Voglio dormire sull'albero, pure se sto a novembre con la pioggia, è bellissimo, voglio danzare sotto la pioggia, non mi voglio coprire. Mi spiego? Tutto ciò che ha a che fare con la morale comune che viene da un sistema di credenze corrotto, dalla religione, da questo è bene, questo è male, secondo chi? Tu ti ribelli. Ok. Vediamo da cosa è animata questa ribellione. Il grembo cosmico, il divino femminino, dà un'accesa intuizione che ti arriverà da dentro. Sai che stai facendo la cosa giusta anche se non vedi risultati imminenti fuori nella realtà 3D. Sai che stai facendo la cosa giusta, sei animata dal divino femminile, che è proprio la Venere, e la bilancia è dominata da Venere. Sei animata dalla tua natura, è bellissima questa cosa. Sei animata o animato dalla tua natura. Questa carta mi parla anche di progetti importanti, che sono nel grembo, sono dentro di te, che hanno in sé il seme della tua vera natura, che è la creatività. Bellissimo, ancora. Wow, mamma mia che carte, la spada del mago, fiducia nella tua magia. Devi avere fiducia in tutto ciò che ti arriva di intuito e ribellarti ai valori comuni, perché avrai un grande successo in questo e porterai anche l'esempio agli altri. E qua avviene l'albero del pianto, riconciliazioni. Ci possono essere anche riconciliazioni con delle persone, ma soprattutto tu ti riconcili con quella parte istintiva, selvaggia, naturale, animale, con il tuo spirito guida, il tuo spirito animale che hai dentro di te. È una stesa bellissima. Questa ribellione ha come postulato principale le tue intuizioni che ti guideranno a pronunciare il verbo giusto, i mantra giusti. Ci sono tutti i mantra nei miei podcast, ma soprattutto mi viene in mente il mantra Amaterasu o Omi Kami, che ve l'ho messo in uno delle di magia pratica. Quando tu guardi è un mantra che viene dallo shintoismo giapponese, che è praticamente lo sciamanesimo giapponese. È la dea del sole, Amaterasu. O Omi Kami, è la dea del sole, la bellezza, e quindi tu pronuncia questo mantra Amaterasu o Omi Kami, di alla bellezza del creato di stare con te, di restare con te, perché quella nel grembo cosmico dia la bellezza del creato di restare con te, di stare dentro di te, perché questo porta alla pacificazione anche dello spirito perturbato che potevi avere all'interno di te, di tutte le volte in cui non hai detto no o non hai detto sì per paura o per paura lo facciamo, no? Quindi è una bellissima stesa, bellissima e potentissima. Andiamo a vedere i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Vediamo cosa ci raccontano in merito ai tarocchi. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, cosa accade a novembre 2024?
novembre 2024 per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia. Ok, vediamo. Regina di spade, chiaro, qua ci sei tu, proprio idee chiare, determinazione, dirai ciò che pensi, senza limiti, dirai ciò che pensi, determinazione a ottenere quello che vuoi. Per questa ribellione qui, il potere del verbo è molto sviluppato qua, cioè nel senso hai compreso che il verbo crea. In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, ciò vuol dire che la parola crea. Quindi utilizza molto i mantra. Oltre a quello che ti ho detto, ci sono tanti gli altri mantra potentissimi sulla mia playlist, l'arte sciamanica, ragazze mie. Per ogni situazione che andrete a vivere. Vediamo cos'altro. Qua ci sei tu proprio in pole position. Paggio di denari. Qua vedo situazioni nel lavoro che consegui obiettivi in ambito lavorativo con determinazione. La temperanza, vedo molte comunicazioni in ambito lavorativo dove saprai esattamente cosa dire, cosa fare e soprattutto per dei progetti nuovi, mi dicono qui. Dei progetti nuovi o qualcosa che ha a che fare con le comunicazioni. Comunicazioni migliorano e soprattutto quello che dirai tu è sostenuto. Saprai cosa dire. Una grande guerriera o guerriero vedo, cos'altro? Regina di denari, il lavoro va assolutamente bene, va proprio benissimo, vedo situazioni lavorative che procedono, tutto procede stabile. Di certo è che in una prima parte del mese, o meglio fino a fine ottobre, hai lottato per conseguire delle cose, ti sei sforzata un po' di più. Vedo che dalla seconda parte del mese in poi tutto torna a fluire, anche le comunicazioni nel lavoro. Se per esempio hai un negozio o un'attività in proprio, vedo che ci sono dei miglioramenti in questa attività e tutto riprende a fluire in modo più sereno dove non ti costa più dare più di tanto, insomma, mi spiego, se ti sei data già molto, se ti sei dato molto, qua riprende a fluire bene. Verrai chiamata anche da una responsabile di lavoro o da un responsabile per un nuovo lavoro, vedo, per un nuovo lavoro, o ottieni un nuovo lavoro per chi non ce l'ha. O puoi avere due lavori che procedono bene. Ok, cos'altro? Il Papa, sì, io guarda, questo è il mese in cui il Papa mi parla di credere in ciò che tu credi, portare avanti le tue credenze, la tua filosofia di vita, quello che credi, tu ce la fai, mi spiego, se credi in un progetto, nei tuoi sogni, porta avanti quelle idee, mi dice il Papa, ok? Con determinazione, pronunciando i mantra, ok? Ripeto, ragazze mie e ragazzi, i mantra li trovate nella playlist L'arte sciamanica, dove tutti i video di magia pratica, anche quelli che non ho nominato magia pratica, ma sono altri video tutti nell'arte sciamanica, ok? Allora, cos'altro accade in questo mese? 9 di denari, meraviglioso. Guarda, ci sono dei successi in ambito lavorativo, li consegui già in questo mese. Il 9 denari mi parla proprio di successi in ambito lavorativo, qualcosa che ti gratifica, vieni gratificata anche da un datore di lavoro, da un capo. Se non c'è il capo, un datore di lavoro, se lavori in proprio, mi dicono che consegui degli obiettivi importanti nel lavoro in questo mese. Denaro, stabilità, cos'altro? Il mondo, si apre una nuova tappa per te più serena sulla sfera lavorativa, più serena proprio. E qua 7 di coppe, si aprono nuove possibilità in ambito lavorativo, anche nuovi investimenti in ambito lavorativo, perché vedo che ci sono nuove entrate e farai nuovi investimenti, magari se hai un negozio, abbellimenti sul negozio, nuovi investimenti, assolutamente sì. Vedi qua abbiamo la morte, proprio la tappa dello Scorpione, tutto questo si verificherà entro il 22 novembre più o meno, sì, nella tappa dello Scorpione. Ho già le conseguito, ci sono anche nuovi investimenti in tal senso. Vediamo un poco di cosa mi parlano ancora il 7 di coppe, del 7 di bastoni.
Sette di bastoni mi parla di un po' di limiti, un po' di difficoltà. La torre, forse a livello emozionale. Vediamo il 7 di bastoni, 4 di bastoni. Ci possono essere un po' di dubbi per quanto riguarda la casa. 5 di spade, la casa. Vediamo un'altra carta sul 7 di bastoni. L'asso di spade. Allora, se ci sono questioni riguardanti la casa, la stabilità o il negozio, vedo che verranno risolte con la tua determinazione. Qualsiasi dubbio tu possa avere all'interno di casa, negozio o qualcosa che può succedere anche in famiglia, qualcosa che succede in famiglia che ti dà delle preoccupazioni o dei limiti, io vedo che tu sarai chiara. L'asso di spade mi parla di nuovi inizi laddove c'è confusione, ok? Sono carte molto forti per te. Qua c'è un prima e un dopo, eh? Wow. Voglio vedere una cosa. Non l'ho fatto con le altre stesse. Perché so, di qua me lo tira adesso questa cosa. Vediamo questo 7 di coppe ancora. Voglio chiarirmi questo 7 di coppe. Prima di tutto in che ambito? Vediamo che carta è uscita. Ambizione. Stai ambendo a diverse cose, ci possono essere delle cose a cui stai ambendo in questo mese, puoi ambire a determinate cose. A fine mese ti vedo ambire a determinate cose, a qualcosa. In queste cose che vuoi fare non sai che strada prendere, ci possono essere delle difficoltà per raggiungere un obiettivo in particolare, forse di casa o di maggiore stabilità. Però vedo che qua la soluzione si trova con l'asso di spade. Ancora, 7 di coppe. La soluzione, guarda un po', è uscita. Ti ho detto che c'è la soluzione a delle difficoltà che ci possono essere di natura... Fammela mettere un'altra. Qua c'è il mondo di nuovo. Guarda, mi parlano che laddove tu stai ambendo delle questioni vengono risolte, laddove non sai che scelta fare rispetto a delle questioni che riguardano casa, stabilità. Anzi, fammene mettere altre. Sul 4 di bastoni, cosa significa il 4 di bastoni in questa specifica? Dichiarazione, 4 di bastoni, il sole, 4 di bastoni, il matto. Allora, per alcune cose riguardanti probabilmente o la famiglia o i figli, oppure qua a livello emozionale c'è, metti dei limiti a qualcuno e si inizia una nuova tappa con qualcun altro. Ma adesso lo andiamo a determinare con le altre carte. Però io ancora voglio metterci su quest'asso di spade questi chiarimenti. In che ambito ancora? Soluzione di nuovo. Sì, una discussione, un nuovo inizio che determina una soluzione. Il bagatto, un nuovo inizio, assolutamente l'ambizione. Riguardanti il lavoro soprattutto, mi dicono, ci possono essere delle questioni che ti confondono riguardanti il lavoro o dei limiti che vengono messi o delle difficoltà che ci possono essere riguardanti il lavoro o la stabilità che vengono risolte. Asso di spade, nuovo inizio, comunicazioni. Soluzione, il bagatto mi parla del lavoro e l'ambizione rispetto a quello a cui tu stai ambendo in ambito lavorativo, d'accordo? Ok. Vediamo adesso nell'amore, perché non mi hanno detto niente in particolare, si focalizzano tutto su questo. Vediamo nell'amore, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia in amore. La forza, il diavolo, l'eremita. Allora qua o c'è qualcuno che ti vuole a tutti i costi e tu non sai bene che decisione prendere. C'è una persona che vuole recuperare con te, una persona che conosci molto bene, una persona del passato probabilmente, però ti vedo prendertela con calma o stare sulla difensiva o essere riflessiva o riflessivo piuttosto rispetto a questa persona. Qua c'è il sole. Qua mi parlano chiaramente che c'è una persona che vuole recuperare un rapporto, però la tua energia è di prudenza. Oppure una persona nuova
che insiste e la tua energia è di prudenza. Vediamo, può essere anche un'amicizia che vuole qualcosa in più. Vediamo un po' l'energia di questa persona che arriva nei tuoi confronti. Che energia è? Asso di coppe, infatti vuole una nuova opportunità assolutamente, un cambio, arriva proprio nella tappa dello Scorpione. E il 5 di coppe, questa persona vuole un'opportunità con te mossa da un grande pentimento, se già la conosci. Se invece è una persona nuova, è una persona che vuole un'opportunità con te, allo stesso tempo vuole un cambio, questo cambio è un po' bloccato da un po' di tristezza che ha nel cuore. Ok? Vediamo un po' alla fine cosa succede in amore per te. 3 di bastoni, 8 di coppe e il carro. Qua avviene un cambio assolutamente in amore. Io vedo che si muovono passi verso questo cambio emozionale, può essere che stavi attendendo questa persona o è una persona che può stare a distanza. Fatto sta che mi parlano di un cambio, ci sono due persone di spalle qua, no? Si mette alle spalle il passato e si fa un cambio emozionale. Il carro mi parla di un avanzamento in amore, un successo, un trionfo, un prendere la decisione di avere questa opportunità, ok? Qua abbiamo i segni del leone, del capricorno, della vergine, del cancro, dello scorpione. Segni primari sono questi, può essere ascendente, luna o venere, anche dell'altra persona. Vediamo l'energia positiva per te in amore. 7 di spade, energia positiva, agirai d'astuzia tu. E non so che vuol dire questa cosa, agirai d'astuzia. Il 7 di spade è al positivo per te. Ti vedo qua riflessiva o riflessivo rispetto a questa persona. Non so, agirai d'astuzia. La tua... Siccome qua noi abbiamo anche il grembo cosmico, riconciliazioni, qualcosa che è in gestazione, siccome noi abbiamo la Venere che passa in Capricorno, che diciamo che impone dei rapporti che abbiano una sostanza, è come se agissi d'astuzia per mettere alla prova la sostanza di questo rapporto. Ora non so come lo farai, però vedi Cavaliere di Coppe, c'è questo avanzamento e tu agisci un po' di astuzia, o non ti fai vedere per un po', o tergiversi un po' e poi dici sì per vedere se questa persona sta e vuole investire. Vediamo sul 7 di spade ancora, energia positiva per te in amore, 5 di denari. Se abbiamo passato un momento emozionalmente triste di una persona che non ci ha dato il giusto valore, questa cosa cambia, ecco perché agisci d'astuzia. Vediamo un po' energia negativa, il re di bastoni. Non sai se fidarti oppure no, magari questa persona ha un carattere un po' particolare e cerchi di come se cercassi di prenderla bene, cercassi di comprendere questa persona. Il re di bastoni al blocco è una persona magari impulsiva, una persona che ha molto carattere, questa cosa magari può... cioè tu dici lo metto alla prova, mi spiego, fammene mettere un'altra sul re di bastoni al blocco, la luna, ci sono paure legate a questa persona, un po' di incertezze legate a questa persona. Magari non sai se ti prende seriamente, siccome abbiamo questa Venere in Capricorno che impone una certa rigidità, ma rigidità nel senso positivo, c'è autenticità nel rapporto, non lo so, metto alla prova questa storia, ok? E vedo che poi col carro mi parla di avanzamento, effettivamente, sì. Ok, vediamo adesso cosa ti dirà questa persona. Abbiamo anche i segni del leone, Ariete, Sagittario, Cancro, l'ho già detto. Vediamo con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Sei per questa persona, o sarai per questa persona, tutto quello che ha sempre desiderato. Tu lo metterai alla prova, però è questo il senso. Vediamo cos'altro sei per questa persona. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Che ti ho detto, sei che tu che lo metti alla prova magari negandoti un po', facendo il criptico o la criptica. E questa persona ti sta aspettando o ti aspetterà. Infatti tu ti neghi un po' col 7 di spade al tuo positivo. E poi vedrai che la cosa va bene. Vediamo cos'altro. Ti sposerò perché questa persona ti dimostrerà ti sposerò perché c'è un qualcosa in cantiere di importante. Ricordiamo che qua ci sono carte di
ribellione tua personale e quindi far venire fuori la tua vera natura, significa anche che la realtà inizia a corrispondere al tuo vero essere, mi spiego? E quindi poi la realtà si conforma a questa tua nuova espressione. È chiaro? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, e noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!